Ciao ragazzi, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana. Oggi facciamo gli spinaci alla nizzarda, però vabbè, ovviamente gli metto anche un po' del mio, non faccio proprio la ricetta originale, faccio una ricetta che secondo me è ancora più buona, ebbene yes, però la base è quella. Vediamo quali sono gli ingredienti di cui abbiamo bisogno per realizzare questa ricetta. Allora, cominciamo dagli spinaci, ne abbiamo bisogno 1 chilo, li laviamo per bene, e dopo li asciughiamo, insomma li scoliamo per bene, ne abbiamo bisogno di 1 chilo. Poi della noce moscata, vedete, ne serve giusto un pochino, sale, pepe, olio extravergine di oliva, 4 uova medie intere. Poi passiamo da questa parte, abbiamo circa 30-40 grammi di parmigiano reggiano grattugiato, poi del pangrattato, un paio di cucchiai, 3-4 cucchiai di pangrattato, dipende, dopo vediamo quanto ne servirà, della scamorza oppure della provola, che può essere sia dolce che affumicata. Affumicata gli dà un tocco più particolare. Da questa parte abbiamo bisogno di 40 ml di panna fresca, poi 30 grammi di burro, uno spicchio d'aglio e un paio di cipollotti, 2 o 3 cipollotti. Questi sono, questa è la cipolla rossa di Tropea, quella originale. Tutti questi ingredienti si uniranno e forniranno tutto ciò che serve per dare tutto, perché la cipolla darà la dolcezza, la croccantezza, insomma, c'è tutto, della crosticina che facciamo sopra. Siete pronti? Allora, cominciamo la preparazione, perché questa è una ricetta davvero top. Della cipolla rossa di Tropea prendiamo anche un po' di questa parte verde, perché è buonissima, fa benissimo, è piena di magnesio e poi ha un sapore che è incredibile. Non la tritiamo finemente, la facciamo semplicemente così, vedete? Neanche troppo fina, la facciamo tutta quanta così. E voilà, vedete? Questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Se non avete i cipollotti così, potete utilizzare la cipolla normale, rossa però è meglio. Passiamo all'aglio, eliminiamo la pellicina, se c'è il germoglio centrale che ci dà fastidio lo eliminiamo, che sarebbe questo qua, ok? Vedete che bel germogliazzo che c'ha. E poi invece l'aglio lo tritiamo finemente, perché l'aglio va tritato finemente e la cipolla invece la possiamo lasciare così, anche un pochino più grossa, perché la cipolla la possiamo trovare nella sua dolcezza, poi comunque si scioglierà, invece l'aglio deve praticamente sparire. La ricetta è molto veloce, non vi preoccupate, cioè mezz'ora è pronta. Quindi olio extravergine di oliva all'interno della padella, aggiungere subito l'aglio e la cipolla. Facciamo il soffritto per bene. Sapete che cos'è che gli potete mettere che gli dà un tocco davvero particolare? Non a tutti piace, però se vi piace mettetelo. Prendete un pugnetto di uvetta, di uva passa, e metteteglielo qua nel soffritto. Lei si gonfierà e gli lascerà un sapore che fa paura. Veramente ci sta, che è una bellezza. A questo punto, dopo 3 o 4 minuti, iniziamo ad aggiungere gli spinaci. Così teniamo il fuoco basso in questa fase. Scollateli per bene gli spinaci, mi raccomando. Dopo aver inserito una parte mettiamo il tappo, aspettiamo che scendano e poi inseriamo gli altri. Intanto ho messo le uova all'interno di una boule e comincio a batterle un pochino in questa maniera, vedete? Quindi aggiungo la panna e continuo a battere. Panna, la panna quella classica, panna da montare, mi raccomando che non sia assolutamente zuccherata, che sia panna semplice. Guardate, questa è la struttura che dobbiamo ottenere. Aggiungere un pochino di pepe e poi
anche un pochino di sale e continuiamo ancora a battere. Perfetto. A questo punto aggiungere anche della noce moscata, mettetene perché ci vuole, ci dà davvero un tocco meraviglioso, e sbattiamo per bene e voilà, questo composto è pronto. Scamorza, provola, provolone, quello dolce, quello piccante, giocate con la fantasia, la cucina è un'espressione d'amore, quindi quanta ne mettiamo, a sentimento. Adesso io faccio delle belle fettine, così, gliene metto giusto 3, poi facciamo, gli lascio, ovviamente si lascia perché questa è la parte più buona, la buccia, quindi la parte affumicata, e facciamo una bella dadolata. Vedete come sono scesi per bene, giriamo bene il tutto, li facciamo andare ancora giù, ancora per un po'. Non dobbiamo cuocerli definitivamente gli spinaci, inseriamo ancora l'altra parte di spinaci. A questo punto, la prima parte che abbiamo inserito il fuoco era basso, a questo punto teniamo il fuoco medio alto, ok? Perché già hanno rilasciato una parte di acqua quelli di sotto, e continuiamo così la cottura per 5 minuti. Intanto accendiamo il forno alla massima potenza e lo iniziamo a far preriscaldare. Guardate, ora continuiamo la cottura a fuoco vivo senza coperchio, perché dobbiamo far evaporare tutti i liquidi che ha rilasciato gli spinaci, vedete, e quelli che continueranno a rilasciare. Guardate, perfetto, no? A questo punto aggiungiamo del sale, perché ricordatevi che ogni ingrediente ha bisogno della sua giusta percentuale di sale. Aggiungere anche un po' di pepe, fuoco vivo perché dobbiamo fare evaporare i liquidi primordiali di vegetazione degli spinaci, e dobbiamo fare insaporire per bene anche. Già ci siamo, spegnere il fuoco, usiamo gli spinaci all'interno di una boule, aggiungiamo il formaggio e poi le uova con la panna, mescoliamo bene il tutto, vediamo tutto bello omogeneo. Guardate che meraviglia, ragazzi, ma che cosa ve lo dico a fare. Per legare aggiungiamo un pochino di pangrattato e un pochino di parmigiano grattugiato, ok? Questi ci serviranno per legare un pochino gli ingredienti, vedete? Fantastico. Ora all'interno di una pirofila mettiamo dell'olio extravergine di oliva, poi con un pennellino lo distribuiamo bene 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 su tutta la superficie interna, in questa maniera, ok? Bello 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 coperto. Quindi mettiamo il pangrattato e lo distribuiamo bene abbondantemente così sul fondo e anche sui bordi, ok? Così quello che avanza lo recuperiamo
così è che dobbiamo farlo. Quello che avanza, dicevo, lo recuperiamo e lo aggiungiamo al pan grattato, al parmigiano grattugiato, e mescoliamo bene il tutto in questa maniera, vedete? A questo punto travasiamo il tutto all'interno della pirofila, distribuiamo bene su tutta la superficie in questa maniera, facciamo sì che sia tutto omogeneo, ok? Facciamo sparire i tocchi di formaggio, facciamo delle fettine, dei fiocchetti di burro, così, poi glieli mettiamo sopra, un po' qua e un po' là. Mettiamo il misto di parmigiano e pan grattato sulla superficie, così, perfetto. Per chiudere gli mettiamo proprio giusto un profumo di pepe, così, e un odore di noce moscata che gli dà quel qualcosa in più che lo rende veramente speciale questo piatto. E voilà, pronti, possiamo andare ad infiornare nella parte centrale del forno e vai. Mamma mia che profumo! Beggiamace! È pronto, spegniamo. 25 minuti tempo di cottura, ragazzi, ma che cosa non è? Oh mamma mia! Ora, non si può mangiare subito, dovete soffrire insieme a me, bisogna aspettare almeno una 22-23 minuti, quindi 25 minuti di cottura e 20 minuti bisogna aspettare, però guarda, guarda qua, guarda qua, guarda, guarda la crosticina, no, un quarto d'ora è sufficiente, 10 minuti, dai, 10 minuti, poi facciamo la prova dell'assaggio, le uova si sono compattate per bene, ragazzi, queste sono le vere ricette, quelle buone, quindi avete imparato una cosa che domenica la mettete in tavola e la gente vi dirà: ma che cosa non è? Ma che cosa non è? Sarà buono o non sarà buono? Adesso lo vediamo fra un qualche minuto, almeno 15, 10, 20, non lo so, vediamo. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, dai. Non ho fatto passare il tempo, fa niente, so che non ce la facevo più, però voglio far vedere di che cosa stiamo parlando, ok? Vedete che le uova hanno fatto il loro lavoro e ha una struttura stabile e affidabile, ed è per quello che si può estrarre così. Che meraviglia, ragazzi, wow, guarda, 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 guarda qua. Non si neanche a perdere tempo a dire facciamo la prova dell'assaggio, per fare un pazzo. Questo è il gatto, non dico. Ragazzi, guardate che meraviglia. Assaggiamo, anzi mangiamo perché sì, si può mettere anche della ricotta se volete, però sgranatela e basta, Mamma mia, vamos a non ho parole, guarda che buono, che delizia, quante sono, guarda, ma devo aspettare qualche minuto in più, però adesso non ce la faccio più. Alla prossima video ricetta, lo sai come si fa? Guarda, guarda qua come rimane pulita la teglia, vedi che te lo volevo far vedere, vedi? Dell'olio, pan grattato, e poi guarda qua i miei libri, La cucina per tutti e l'arte del buon mangiare. Sono degli ottimi libri di cucina, dicono che è bravo quello che li ha fatti, Alla prossima video ricetta, ora sai come si fa, lo quiero molto, ciao, io vado a mangiare.